Buongiorno a tutte. Allora, oggi andiamo a realizzare questo berretto in lana. Il berretto l'ho realizzato con il filato Onda della Lollocrea, ha un 75% di lana merino, un 15% di viscosa e un 10% di poliammide. Sono 200 metri per 100 grammi, è un prodotto made in Italy, è uno stoppino, è veramente piacevolissimo da lavorare, è un progetto molto semplice, veloce che si fa, io in una serata l'ho realizzato, ha questo disegno particolare che possono sembrare delle trecce, queste porzioni emergono da tutto il cappello, ma non è una vera e propria treccia, quindi l'intreccio è uguale a quello della treccia, ma si fa in modo alternato, poi lo vedrete nel corso del tutorial. Quello che andremo a fare è una taglia M, troverete poi nel link sotto nel box informazioni un link dove vi do indicazioni sulle taglie, ma tutto questo lo vedrete a fine video, quindi seguite fino alla fine perché poi vi spiego anche alcune cose a cui fare attenzione. I cappelli che io ho realizzato, i berretti che ho realizzato con questo filato, con questo numero di ferri, sono due. Questo l'ho realizzato prima perché non conoscevo il filato, quindi volevo lavarlo e vedere come risultava, e dovevo anche testare il numero dei ferri su una lavorazione come un berretto, quindi dovevo lavarlo e capire se effettivamente poteva essere adeguata la mia idea e quello che avevo in mente per questo filato e questo progetto. Quindi ho fatto prima questo berretto, questo l'ho fatto con il color lavanda, è lo stesso identico filato, e poi ho fatto il secondo, quindi qui vedete la differenza tra berretto lavato e berretto invece appena terminato e non lavato. Come vedete la differenza è minima, nel senso che questo sicuramente dopo il lavaggio ha preso più morbidezza e la lana merino tende un po' a lasciarsi andare, credo di averlo detto nel video 300 volte, ma è così. E quindi volevo solo darvi dimostrazione di come fosse il berretto dopo il lavaggio e prima del lavaggio. Io adesso vi lascio al tutorial, mi raccomando seguite fino alla fine perché poi vi do alcune indicazioni da seguire anche per il tutorial stesso e le istruzioni che vi lascio nel blog. Passiamo al tutorial. Per il nostro cappello io sto utilizzando un gomitolo di filato Onda di Lollocrea, questo è un 75 merino, 15 viscosa e 10 poliammide. Un gomitolo, quindi una cake a 200 metri in 100 grammi, ce ne saranno sufficienti all'incirca 50 grammi, quindi la metà del gomitolo, un po' più, un po' meno. Andremo a realizzare una taglia M. Tutte le altre taglie poi con le dovute modifiche dei punti e dei giri ve le indicherò nel modello, nel pattern, insomma nei miei appunti che vi passo, perché io non li chiamo proprio pattern, che troverete poi sul mio blog, e il link lo trovate qui sotto nell'info box. Quindi avremo bisogno per questo progetto di questo tipo di filato, almeno se volete farlo proprio identico, un cavetto. Quindi io per cavetto intendo solo questo, solo il cavo di 35 centimetri. Lo specifico perché purtroppo in altri video non sono stata abbastanza precisa e quindi una signora purtroppo ha fatto anche un acquisto sbagliato. Per cui il cavetto è da 35. Le punte sono un paio di punte da 5 e un paio di punte da 7. Con le punte da 5 andremo a fare il bordo del cappello, con le punte da 7 andremo a fare tutto il corpo del cappello. Quindi per chi ha questi ferri circolari intercambiabili può utilizzare questi due numeri di punte, quindi 5 e 7. Per chi invece ha dei ferri circolari che non hanno le punte intercambiabili può provare a fare tutto con il numero 7. Io faccio il bordo con il numero 5 perché così viene più sostenuto. Siccome questa è una lana merino che comunque tende un po' a lasciarsi andare, è uno stoppino
nell'indosso potrebbe un pochino cedere, preferisco fare il bordo del cappello un po' più sostenuto adesso all'inizio, in modo che poi eventuali lavaggi, indossi eccetera non mi vanno a slabbrare tutta la molla fatta. Dopodiché avremo bisogno di una serie di marcapunto, tutti dello stesso colore, e un marcapunto di un colore contrastante che ci andrà a segnare l'inizio e la fine del giro, perché sarà importante ai fini del nostro lavoro. Un paio di forbici ovviamente per tagliare le codine, e adesso possiamo iniziare. Prendiamo i nostri ferri circolari con la punta numero 5 ed andiamo a montare sui ferri 72 maglie. Io vi faccio vedere come sempre come monto le maglie, però è qualcosa che ho fatto vedere anche in dei video dedicati solo al montaggio delle maglie sui ferri circolari. Comunque ogni volta cerco di farvi vedere almeno l'avvio, per cui faccio il mio cappiolino e questa la considero la mia prima maglia. Metto il filo del gomitolo rivolto verso di me, la codina tra indice e medio, allargo con il pollice a fionda, entro all'interno del pollice, entro sotto all'indice, rientro nel pollice e lascio andare, ed ho formato la mia maglia. Ve lo faccio rivedere. Quindi pollice, indice, pollice e lascio. E con questo sistema andrò a montare le mie 72 maglie. Ci vediamo alla fine. Una volta che ho montato le mie 72 maglie sul mio ferro circolare, devo tenere, se sono destra ovviamente, poi se sono mancina devo regolarmi di conseguenza, quindi terrò il filo che arriva dal gomitolo sulla parte destra e l'inizio del lavoro, quindi la prima maglia che io ho montato sul ferro, sulla parte sinistra. Questa è la situazione che noi dovremmo ottenere, ok? Quindi tutte le maglie. Prima di andare a chiudere in cerchio, controlliamo sempre che tutti i nostri nodini siano rivolti verso l'esterno, che non ci siano delle torsioni delle maglie montate, altrimenti poi non ci verrebbe bene il lavoro. Ora possiamo andare a lavorare da subito, quindi io qui vado subito a mettere il mio segnapunto, prendo il filo che ho sulla destra ed inizio a lavorare, e andrò a fare una costa di un dritto e un rovescio sino alla fine del giro. Quindi inizio con un dritto, passo al rovescio, di nuovo dritto, rovescio, sino alla fine del giro. Se noi tiriamo ogni tanto la codina, andremo a stringere, se noi tireremo questa codina, andremo a stringere la congiunzione tra la fine e l'inizio del nostro lavoro. Quindi adesso andiamo a lavorare un dritto e un rovescio fino alla fine del giro. Terminato il primo giro, controllo bene che qui non si sia allargato troppo il lavoro e continuo con i miei dritti e rovesci sino a raggiungere un'altezza di all'incirca 6 cm, 6 cm e mezzo. Poi anche questo dipende molto dal nostro gusto. Quello che noi stiamo facendo adesso è il bordo iniziale del cappello, per cui potremmo anche volere un bordo ripiegato piuttosto che solo un bordo per poi andare a cogliere solo la fronte senza risvolto. Quindi io personalmente farò 6 cm di maglia a coste 1 a 1. Dopodiché andremo a vedere come si sviluppa il lavoro del cappello, che è veramente semplicissimo. Quindi andiamo avanti e ci vediamo per la seconda parte. Sono arrivata ai miei 6 cm di bordo. Io in totale ho eseguito 10 giri di lavorazione. Voi vedete poi in base anche alla vostra mano se dovete farne 11 o 9, perché a seconda anche del modo che abbiamo di lavorare.
Sono arrivata ora qui al mio marcapunto. Adesso, una volta terminato il bordo del cappello, devo cambiare le punte dei ferri e iniziare a fare il primo giro di preparazione alla lavorazione di tutto il corpo. Quindi svito le mie punte da 5 e metto le punte da 7. Questo primo giro ci servirà sia a riadattare il lavoro a delle punte più grandi, quindi anche ad allargare un pochino il punto e a dividere tutti i punti per poi andarli a lavorare dal secondo giro in poi. Quindi cambiamo le punte e mettiamo le punte del numero 7. Per chi non dovesse avere questo tipo di ferri circolari, quindi quelli che hanno le punte intercambiabili, può sempre prendere sempre con una circonferenza molto piccola, altrimenti deve lavorare con il Magic Loop, e passare direttamente tutta la lavorazione su un ferro circolare che abbia delle punte più grandi rispetto a quelle con le quali abbiamo lavorato il bordo. Adesso io sono arrivata al mio marcapunto, quindi al termine del giro, vedete qui. Ora ovviamente io ho lavorato con il 5, quindi la lavorazione sarà un tantino più stretta rispetto al giro precedente, ma questo giro ci rimetterà il lavoro a posto. Quindi passo il mio marcapunto e adesso dovremo andare a lavorare. Dovremo iniziare ad alternare 3 maglie a grana di riso e 6 maglie che costituiranno la nostra treccia. Ora quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo fare attenzione a come iniziamo il lavoro e come finiamo il lavoro, ok? Quindi iniziamo a lavorare 3 maglie al dritto, quindi 1, 2 e 3, e mettiamo il nostro marcapunto del colore contrastante rispetto a quello che ci segna l'inizio del giro. Adesso lavoriamo 6 maglie sempre al dritto, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mettiamo nuovamente il marcapunto, lavoriamo di nuovo 3 maglie, 1, 2 e 3, e mettiamo il marcapunto. Andiamo avanti così sino alla fine del giro. Alla fine dovremmo trovarci con aver messo il marcapunto prima delle 6 maglie finali. Quindi continuiamo l'alternanza di 3 e 6, mettendo ad ogni 3 maglie, ad ogni 6 maglie, un marcapunto. 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso possiamo andare avanti da sole e ci troviamo poi alla fine del giro per iniziare la nostra lavorazione. Non vi ho detto una cosa molto importante, cioè comunque non è indispensabile questo tipo di ferretta ausiliario, potete utilizzare anche un altro ferro ausiliario, però io questo ve lo consiglio perché ha questa scanalatura che accoglie bene le maglie quando dovremo andare ad eseguire le trecce. Quindi adesso vi farò vedere sia con questo ferrettino qua il lavoro come lo possiamo fare, sia con un ferro ausiliario, anche un ferro dritto piccolino di un gioco di ferri. E un'altra cosa importante di cui necessitiamo è o un contagiri oppure un pezzetto di carta dove andiamo ad appuntare il giro nel quale ci troviamo, perché ogni 7 giri poi andremo ad intrecciare le maglie per la nostra lavorazione. Fatta questa precisazione, ho terminato il mio primo giro dove ho diviso le maglie iniziando a mettere il marcapunto dopo le prime 3 maglie, quindi 3 maglie, 6 maglie, 3 maglie, 6 maglie e così via. Dobbiamo terminare il giro con 6 maglie e poi dobbiamo avere il marcapunto che ci indica la fine del giro. Quindi vedete qui io ho lavorato 3 maglie al dritto e ho messo il marcapunto, 6 maglie al dritto, ho messo il marcapunto, 3 maglie marcapunto, 6 maglie fine del giro.
La fine del giro corrisponde poi subito con l'inizio che ha 3 maglie. Quindi abbiamo la sequenza della stessa alternanza per tutto il giro. Adesso dobbiamo andare a lavorare per 7 giri, quindi al settimo ci fermiamo, quindi lavoriamo per 6 giri, il settimo poi lo faremo assieme e dobbiamo lavorare in questo modo. Le 3 maglie che abbiamo tra un marcapunto e l'altro si lavorano la prima al rovescio, la seconda al dritto, la terza al rovescio. Si passa il marcapunto, le 6 maglie si lavorano al dritto, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Si passa il marcapunto, di nuovo le 3 maglie le lavoriamo al rovescio, al dritto ed al rovescio. Le 6 maglie tutte al dritto. Andiamo avanti così fino alla fine del giro, lavorando sempre le 3 maglie a maglie alternate rovescio dritto rovescio e le 6 maglie al dritto. Abbiamo terminato il nostro primo giro e ora prendiamo, eccolo qui. Allora, questo è il nostro primo giro. Nel secondo giro non dobbiamo fare altro che andare a lavorare le 3 maglie che costeggiano le 6 maglie a grana di riso, quindi dove abbiamo il rovescio andremo a lavorare il dritto, per cui iniziamo adesso il nostro giro con dritto, rovescio e diritto. Spostiamo il marcapunto e lavoriamo le 6 maglie. Abbiamo nuovamente le 3 maglie, le lavoriamo al dritto, rovescio e diritto. Questa alternanza di grana di riso e 6 maglie al dritto la andremo a fare per 6 giri. Al settimo giro andremo ad incrociare le maglie per formare la treccia. Quindi andiamo avanti così, lavorando la grana di riso, per cui alternando giro per giro le maglie. Quando si presentano al dritto le andiamo a lavorare al rovescio e viceversa, continuando la costanza delle 6 maglie al dritto. Ci vediamo alla fine del sesto giro. Sono arrivata alla fine del sesto giro. Mi sono persa il... ah no, eccolo qui. Rimetto il mio marcapunto. Adesso è il momento di andare ad intrecciare le 6 maglie che abbiamo lavorato finora al dritto e continuare sempre l'alternanza, quindi la grana di riso, tra una treccia e l'altra. Per cui adesso qui ho il rovescio, lavoro al diritto, ho il diritto, lavoro al rovescio, rovescio al dritto. Passo il marcapunto. Queste 6 maglie adesso saranno la nostra prima treccia e le andremo ad intrecciare con le 3 maglie iniziali verso il davanti. Ora, se avete questo tipo di ferro ausiliario, lavoriamo in questo modo, quindi prendiamo 1, 2 e 3 e mettiamo queste maglie in sospeso. Lavoriamo le 3 successive, 1, 2 e 3, riportiamo le maglie sul ferro e lavoriamo le nostre 3 maglie, 1, 2 e 3, ed abbiamo così fatto il nostro primo intreccio. Passiamo il marcapunto, lavoriamo la grana di riso, quindi dove abbiamo il rovescio andremo a fare il dritto, dove abbiamo il dritto andremo a fare il rovescio. Passiamo nuovamente il marcapunto ed andiamo ad intrecciare sempre
allo stesso modo per dare l'orientamento della treccia uguale a tutte le trecce che si vanno ad alternare. Se quindi dicevo, se non avete questo tipo di ferretto ausiliario, potete prendere o un ferro come questo o addirittura anche un marcapunto per mettervi in sospeso le maglie, anche se con il marcapunto quello più grande, io adesso vedo se ne ho uno a portata di mano, no, qui non ne ho, dovete mettere in sospeso le 3 maglie e poi andarla a riportare sul ferro. Io adesso vi faccio vedere con questo ferretto qui, che comunque pressappoco il ragionamento è come l'altro. L'unica cosa che questo ferretto non ha la scanalatura che accoglie le maglie che mettiamo in sospeso, quindi dobbiamo fare attenzione e tenerle con il pollice della mano sinistra, tenere questo ferretto, perché altrimenti ci potrebbero scappare. Quindi vado a lavorare le mie 3 maglie, 1, 2 e 3, e riporto da questo ferretto, riporto le 3 maglie sul ferro e lavoro. Continuo così fino alla fine del giro. Quindi questo 7° giro andrà lavorato con i primi intrecci, tenendo sempre la costanza della grana di riso tra una treccia e l'altra. Ho terminato tutti gli intrecci, quindi io sono al 7° giro, l'ho appena eseguito e ho terminato tutti gli intrecci del mio lavoro. Adesso da questo punto in poi devo andare a lavorare, per come ho lavorato le 6 righe sottostanti prima dell'intreccio, per altri 6 giri, per cui lavoro dove ho intrecciato. Allora qui dove abbiamo la grana di riso continuo, e quindi adesso mi tocca rovescio, rovescio, dritto e rovescio. Queste 6 maglie le andrò a lavorare al dritto normalmente: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e passo il marcapunto. Lavoro nuovamente la grana di riso nella porzione delle 3 maglie che segue la treccia. Qui mi è caduto il marcapunto, e continuo così fino alla fine del giro, e questo giro lo ripeto per altri 6 giri. A questo punto o azzeriamo qui il marcapunto, oppure al 13° giro ci fermiamo e il 14° lo andiamo a fare assieme, perché l'intreccio sarà differente rispetto al primo intreccio, per avere per dare movimento appunto alla nostra treccia. Scusate il gioco di parole. Quindi continuiamo fino al 13° giro, oppure azzeriamo e facciamo altri 6 giri, e ci vediamo per il secondo intreccio. Allora, ho terminato i miei 6 giri, quindi qui ho il marcapunto che mi segna la fine della mia lavorazione. Vedete come si vede, come emerge l'intreccio che abbiamo fatto. Adesso dobbiamo andare a intrecciare nuovamente, ma questa volta in senso opposto, quindi lavorare prima le 3 maglie finali delle 6 maglie e poi le prime 3 maglie. Allora il marcapunto lo rimettiamo, iniziamo nuovamente con le 3 maglie che ci delimitano la treccia, quindi rovescio, diritto e rovescio. Adesso abbiamo le 6 maglie da lavorare, quindi se prima abbiamo preso le nostre 3 maglie e le abbiamo messe sul davanti del lavoro, adesso le nostre 3 maglie le andremo a mettere sul retro del lavoro, in questo modo. Lavoriamo queste 3 maglie, quindi le prime 3 maglie. Le prime 3 maglie saranno le ultime 3. Riportiamo le 3 maglie sul ferro. Ecco perché è comodo questo
questo ferretto ausiliario, per me è indispensabile. C'è chi le trecce le fa senza il ferro ausiliario, io ho provato ma non fa per me, quindi io continuerò nel modo tradizionale. In questo non riesco ad evolvermi purtroppo, ma ci sono dei veri e propri corsi dove fanno vedere come intrecciare le maglie senza ferro. Io mi spiace, ma ogni volta ho provato e rovino il mio lavoro, quindi ho proprio lasciato stare. Allora, lavoriamo poi le altre 3 maglie, quindi rovescio, diritto e rovescio. Passiamo il marcapunto e facciamo la stessa identica cosa, quindi andiamo a prendere le 3 maglie, le prime 1 2 e 3, le portiamo sul retro del lavoro e lavoriamo le altre 3 maglie, quindi 1 2 e 3. Riportiamo le 3 maglie sul ferro e lavoriamo le altre 3. Questo è tutto il nostro lavoro, quindi noi adesso andremo avanti sino a quando non raggiungeremo l'altezza del nostro berretto. Ovviamente questa è una taglia M, io vi indico quante ripetizioni fare, ve lo indico anche sulle istruzioni che vi lascio nel mio blog. Per poi le altre taglie andremo a vedere dei piccoli accorgimenti, perché ci sono degli aumenti da fare e vanno distribuiti tra una treccia e l'altra, proprio perché noi abbiamo qui una costanza, no? Della treccia e delle maglie a grana di riso. Se dobbiamo aumentare 4 maglie, 5 maglie, dovremmo andarla a distribuire tra una treccia e l'altra. Questi aumenti dovranno essere molto lontani fra loro, primo per dare omogeneità proprio alla larghezza del lavoro e poi per andare a nascondere, per non rendere troppo evidente la differenza di maglie, perché se io dovessi aumentare 6 maglie ad esempio, non potrei mai andare a aumentare 6 maglie tutte in una porzione di grana di riso, dovrei andarne a aumentare una ogni tanto per ogni porzione di grana di riso. Allora continuiamo adesso, così possiamo continuare in autonomia, perché non c'è nulla da dover specificare ancora. L'unica cosa è che per un'altezza di 23 cm, quindi quella che è indicata per una taglia M, dovremmo andare a fare 5 intrecci. Quindi ne abbiamo fatti 2 assieme, ne faremo altri 3 da soli, ricordandoci sempre che adesso abbiamo intrecciato le maglie portando il ferretto sul dietro, al prossimo intreccio dovremmo portare le maglie sul davanti e viceversa, cioè negli intrecci successivi dovranno alternarsi in modo che ci viene questo lavoro. La treccia non è evidente, nel senso che non emerge la treccia, ma si vede il movimento della lavorazione. Ovviamente è un cappello che poi una volta indossato, io adesso non voglio farmi cadere le maglie, una volta indossato la treccia emerge ma appena, quindi è molto carina come lavorazione, è semplice, ma si fa un cappellino che è un berrettino in lana che è molto è carino, insomma. A me è piaciuto molto questo tipo di disegno, questo tipo di lavorazione. Ci vediamo quindi al quinto intreccio e andremo a vedere come chiudere tutto il nostro lavoro e come poi andare a sviluppare le taglie più grandi che io vi segnerò, però andremo a vedere il pattern poi assieme, lo andremo a commentare assieme. Allora, sono arrivata all'altezza del mio quinto intreccio, quindi ne ho fatti 1, 2, 3, 4, sono arrivata al quinto, quindi faccio l'ultimo intreccio, poi vediamo come andare a completare tutto il lavoro e a chiudere.
Allora, ho tolto tutti i miei marcapunto e quindi li metto da parte. Ho fatto l'ultimo intreccio, vedete? Adesso sono qui all'inizio del giro, vado a fare 2 giri al diritto, quindi non seguirò più la grana di riso, ma lavorerò tutto al diritto. Questo perché saranno poi i 2 giri finali del mio lavoro che mi andranno a permettere di poter chiudere per bene tutte le maglie. Quindi faccio il primo giro, lo sto facendo, ne faccio un secondo e andiamo e passiamo alla chiusura. Allora, terminati i miei 2 giri solo al diritto, posso adesso togliere anche il segnapunto dell'inizio e fine giro e ora vado a tagliare una porzione di filo, quindi del mio filato, pari almeno a 1,5 volte la mia circonferenza. Quindi prendo la circonferenza del cappello e faccio in questo modo, così. Quindi questa è la circonferenza molto abbondante del cappello e io vado a tagliare, lo piego nuovamente in 2 e vado a tagliare a questa altezza. Prendo un ago da lana, questo lo possiamo togliere perché ormai non ci serve più. Io uso come al solito il mio passafettuccia perché per me è comodissimo, in particolare per fare questo tipo di lavoro. Oggi ho le mani addormentate dal freddo, non so da voi, ma qui in montagna c'è la neve e quindi fa veramente molto molto freddo. Adesso da dove esce il filato, quindi da questa parte, volto il mio lavoro, vedete qua, questo è l'ultimo punto che io ho lavorato, vado a passare tutte le mie maglie all'interno del filo, così, quindi le metto sul lago e le passo sul filo. Non è indispensabile tirare adesso in questo momento, magari, ecco, tiriamo l'altra punta in modo da non perdere le maglie. Ora lo facciamo assieme perché veramente è un passaggio molto veloce. Io se non avessi questo torpore alle mani sarei molto più veloce. È un progetto davvero semplice, richiede pochissimo filato, in una serata lo si fa se si lavora tranquillamente, anche perché non c'è molto da contare. Se ci aiutiamo con i segnapunto per le varie porzioni della lavorazione è semplice. Nel box informazioni troverete l'articolo che vi riporta al mio blog, dove vi lascio delle misure che ovviamente sono molto orientative, perché io sono misure, cioè non posso dire che è un pattern perché io non ho testato queste taglie, quindi io vi ho dato l'indicazione di un numero dei punti e dei centimetri che voi dovete seguire, che sono molto più importanti rispetto al numero delle maglie e dei giri che vi do io, in modo che vi potete regolare se volete fare una taglia in più o una taglia in meno, oppure farlo da bambino. Quindi fate comunque sempre il vostro campione e poi vedete se equivale al campione che io vi lascio sempre scritto lì nelle istruzioni. Potete proseguire e lavorare per come ho lavorato io finora. Ovviamente la circonferenza di un cappello, almeno che non è un cappello da adulto che poi lo indossa un bambino, diciamo che non fa tanta differenza quelle 3-4 maglie. Più che altro è l'altezza, che è facilmente misurabile, uso un termine improprio, quindi che è facilmente indossabile poi appunto le misure si possono prendere facilmente dell'altezza provandolo man mano magari. Allora, una volta che abbiamo passato tutte le maglie, io vado a tirare il mio filo, vedete, così, in questo modo. Adesso mi metto, quindi lo tiro e cerco di far distribuire le maglie comunque in questo cappio che io ho formato in modo uniforme. Adesso passo l'ago nel rovescio del lavoro, quindi mi metto sul rovescio del lavoro e qui continuo a tirare fin quando questo buchino non si chiude. Entro in qualche altra maglia sul rovescio, sempre dentro le maglie che io ho appena chiuso, così, anche 3 o 4, e tiro. E adesso do
un paio di punti qui sul rovescio, in modo da fermare bene la chiusura. Vado avanti, entro ancora in un po' di maglie e do nuovamente un paio di puntini. Lo faccio per l'ultima volta e vado ad affrancare il filo. Quindi arrivata a questo punto do un paio di punti e vado a fare un nodino così. Questa è lana, è al 75%, come abbiamo detto, lana merino. Una volta che si lava, anche dove abbiamo i nodini, è come se non è che si infeltrisce il filato, però sta fermo. Non è come l'acrilico, che magari il nodino, se non è fatto bene, non è affrancato bene, lo possiamo perdere. Altrettanto qui dobbiamo fare attenzione con il nodino, ma vi dico che specialmente per lo stoppino tende molto a inglobarsi con tutta la lavorazione. Quindi una volta fatti 2-3 passaggi e un paio di nodini, state tranquilli che i nodi non si sciolgono, insomma. Io adesso taglio così, lascio veramente qualcosa di minimo, e questo l'ho tagliato perché io non andrò a mettere il pompon. Nel caso in cui voi volete mettere il pompon, questo lasciatevelo, perché poi ripassate sul dritto del lavoro ed andate a sistemare appunto il pompon, che sia dello stesso filato piuttosto che quello di peluche. Allora, ora riportiamo il nostro berretto sul dritto del lavoro ed eccolo qua, il nostro lavoro è terminato. Poi andrò a tagliare la codina, vediamo se si vede tutto. No, non si vede tutto. Comunque andrò a tagliare la codina e questo, vedete, questa è la corona, diciamo, e con i torciglioni ha formato il classico raggio che solitamente hanno i cappellini iniziati dall'alto, come quello che trovate anche sul canale. Adesso io voglio farvi vedere una cosa. Questo fatto sempre con lo stesso filato, cambiando colore. Allora, se io adesso lo vado a misurare e lo misuro proprio dal bordo, quindi dal bordino fino alla corona, io vedo che sono 25 centimetri. Non si vede, ecco, così sono 25 centimetri. Dobbiamo però considerare che il cappello va indossato, quindi prende in larghezza. Una volta indossato è come se si corciasse un po', per cui i giri che abbiamo fatto li potete andare a contare, perché sono ad ogni 6 giri abbiamo un intreccio, quindi sono 7 per 5, 35 righe, e più io ho fatto queste altre 10 righe di bordino sotto. Sono all'incirca sulle 40-45 righe. Se volete fare il bordino che si risvolta così, basterà duplicare anche, magari piuttosto che 10 farne 25 di righe, e avete il bordino che vi resta sulla fronte. Ora, quello che volevo farvi vedere, io prima di farvi il tutorial ne ho fatto un altro con un altro colore ed ho utilizzato quest'altro colore che è bellissimo. Vedete, la stessa identica lavorazione. Adesso provo a cambiare un attimo inquadratura, perché così riesco a mettere entrambi i cappelli nello schermo, a farveli vedere entrambe. Un attimo solo. Allora, purtroppo tutti e due non ci stanno. Comunque facciamo così, adesso ve li faccio vedere in questo modo. Volevo farvi vedere una differenza. Questo è lavato, quindi è acquisito molta morbidezza, non ha perso in elasticità, quindi i ferri che io ho utilizzato per me sono andati giusti, sono stati perfetti. Unico neo che io in questo qui viola ho fatto il bordo con lo stesso numero di ferri del corpo, quindi ho fatto il bordo con i ferri numero 7. Come vi ho detto già, il filato, la lana merino tende a lasciarsi andare proprio perché acquisisce comunque morbidezza, per cui io nel campione,
tutorial che vi ho fatto vi ho suggerito di fare il bordino con un ferro numero 5. Potrebbero sembrare troppi 2 numeri in meno rispetto al corpo del cappello, vi assicuro che sono necessari, perché guardate qui, se io vi accosto bordo e bordo, la differenza si vede. Questo è molto più compatto e più composto, anche se non è stato ancora lavato. Questo è molto più largo, considerando che un pochino potrebbe cedere il bordo lavorato con il 5, ma non arriverebbe mai a slabbrarsi come in questo caso. Per cui ve l'ho proprio voluto far vedere proprio per darvi dimostrazione che il numero dei ferri per il bordo è determinante, perché se la vestibilità del nostro berretto qui non è giusta, quindi che sia larga o che sia troppo stretta, il cappello poi, il berretto non si potrà indossare. Per questo progetto, come vi ho detto, per questa taglia, ma anche una taglia leggermente più grande, quello che mi è andato via sono stati 50 grammi all'incirca, quindi questo è quello che mi è rimasto. Da questo si può fare un cappello per bambino con la stessa lavorazione, se volete, oppure proprio una cuffietta tutta, anche tutta a legaccio, piccolina, e ci potrebbe stare. Io ho questi due avanzi, quindi quello che mi è avanzato dal primo cappello e dal secondo, e quindi questi saranno destinati a stare assieme, in modo che farò un collo che si vada poi ad abbinare con entrambe i berretti. Quello che io ho scelto di mettere, questo in finta pelliccia, per carità non è pelliccia vera, è pelliccia sintetica, quindi ho lasciato la mia codina abbastanza lunga, in modo che ho passato all'interno il cappiolino che hanno questi berretti, vedete? Questo cappiolino qui, elastico, l'ho passato all'interno, in modo che poi quando lo vado a lavare, piuttosto che metterci il bottone qui, posso andare a slegare il mio cappio e vado a togliere il cappellino. Altrimenti lo mettete con un bottoncino, oppure con due pezzettini sempre di filato, con una piccola bordura, con un piccolo nodo, in modo che poi al lavaggio lo andate a togliere, perché sicuramente andrà lavato, ma non con la stessa frequenza con cui viene lavato poi il berretto. Credo di avervi detto tutto per quanto riguarda, di avervi fatto vedere proprio tutta la costruzione e tutta l'esecuzione. Un altro appunto che volevo fare, perché non vorrei poi che magari mi si scrivesse: queste non sono trecce, lo so benissimo, sono dei torciglioni. Io volutamente non ho voluto fare l'intreccio della treccia, perché la treccia tende a stringere molto la lavorazione. Quindi per un berretto, a me francamente, che poi ci siano quei buchi e quelle cose un po' antiestetiche, specialmente in un filato così grande, non mi andava di farle. Quindi la lavorazione, l'intreccio che noi abbiamo fatto ci dà solo la possibilità di avere questo movimento di questa porzione di lavoro. Logicamente, se voi volete fare delle trecce, l'intreccio non andrà fatto alternativamente avanti una volta dietro, ma andrà fatto sempre o solo dietro o solo davanti, a seconda dell'orientamento che vogliamo dare alle trecce. Ma credo che farò un video a parte proprio per vedere la differenza e l'orientamento delle trecce sulla sinistra e sulla destra, che dovrebbero essere speculari in una sciarpa piuttosto che in un maglione, eccetera. In un cappello diciamo che non possono avere tutte lo stesso verso, e non è un grosso problema. Questo è per quanto riguarda il lavoro appena terminato. Nel box informazioni sotto nel video, io adesso ve lo sto facendo vedere, ma vi dico che non ho ancora fatto la foto, quindi qui ci sono anche dei miei appunti a mano, troverete le istruzioni per l'esecuzione. Ovvio che le esecuzioni devono andare di pari passo con il tutorial, perché non potete solo leggere le istruzioni senza guardare il tutorial, perché credo che qualcosa comunque possa mancare. Ecco perché io non lo chiamo pattern. Uno, perché le mie istruzioni non sono testate da un'altra persona, quindi le state testando voi nel momento in cui lo provate il modello. Due, perché non sono così complete e dettagliate per come è un pattern, quindi io lascio che siano le designer a scrivere pattern
testati e modelli giusti, piuttosto che azzardarmi io in qualcosa che poi magari non saprei nemmeno come gestire, almeno per il momento. Quindi voi trovate il pattern, e qui ci sarà la foto del modello, e trovate tutto quello che dovete fare per poter lavorare il cappello. Quindi vi dico il numero, il materiale che vi serve per lavorarlo, la taglia alla quale ci stiamo riferendo nel tutorial, vi dico i giri che si devono ripetere e l'intreccio come va fatto. Quindi veramente sono delle istruzioni molto brevi. Nella terza pagina avete poi le taglie e i punti da montare. Quindi per un cappello da bambino avrete da montare 62 maglie con 30 giri da lavorazione, taglia S adulto, ML eccetera. Ci tengo a precisare, questo lo scriverò anche nel pattern, che queste misure sono totalmente indicative, cioè come maglie da montare e come righe di lavorazione, perché il campione che io ho fatto può discostare da quello che andate a fare voi. Quindi magari io adesso abbiamo fatto per un adulto taglia M, abbiamo fatto 72 maglie, io qui ho contato 37 righe di lavorazione, ma solo del corpo del berretto, quindi anche questa è una cosa da considerare, perché la fascia sotto voi potete scegliere di farla doppia, più alta, o non farla affatto. Quindi anche questa, appunto, questa nota la troverete qui nelle istruzioni. Per cui quello che ci tengo a dire è che il numero dei punti, le misure, eccetera, eccetera, le misure da rispettare sono quelle delle le misure standard, ma le maglie che io vi suggerisco di montare e i giri di lavorazioni che dovrebbero essere fatti sono dei dati indicativi, quindi in base alla mia mano, al mio campione, e non sono testati da altri. Quindi se c'è qualche discostanza tra quello che vi risulta e quello poi che è il berretto, diciamo che ci può stare. Come ho già detto, se voi fate un berretto da bambino può essere appena più largo di 1 centimetro, ma non sarà mai stretto come se voi ne fate uno da neonato, ecco, per intenderci. Quindi diciamo che la variabile è molto limitata. Io credo che questa digressione serva, perché poi purtroppo per quanto io ci metta tanto tempo a trascrivere i miei appunti, a pubblicarli sul blog, a essere il più preciso possibile, c'è sempre quella persona che dà tutto per scontato e viene e dice: ma a me è venuto 1 centimetro più largo o 1 centimetro più alto, e quindi ci sono delle cose che vanno necessariamente dette. Scusate la digressione un po' polemica, però ogni tanto ci sta. Allora, io vi saluto. Ho lavorato questo filato veramente con tantissimo piacere. Guardate le mie mani, ve le ricordate un po' di tempo fa. Sono ancora ferite, sono ancora adesso molto secche, le sto curando, sto con le creme giuste, però non ho più quel fastidio bruttissimo che avevo, che mi ha impedito di lavorare per tanti mesi. Quindi sono molto molto felice, davvero contenta, contentissima. E speriamo che non sia solo una parentesi e che poi io ricominci, perché altrimenti anche il dermatologo ci ha capito poco sui miei problemi. Io vi saluto, come al solito non vi anticipo nulla perché non so il prossimo tutorial quando ci sarà. Che cosa sarà non lo so, però di filato da lavorare adesso ne ho tanto, ho tantissima voglia di fare cose nuove, di proporvi delle cose insomma che possono essere fattibili da tutti. Se il video vi è piaciuto, se mi lasciate un like, mi aiutate veramente tantissimo. Io non chiedo altro, se non altro per il lavoro che ho fatto di trascrizione e di tutto il resto per le istruzioni e quanto concerne questo lavoro. Se avete piacere, comunque condividete le vostre foto, taggatemi, fatemi vedere se quello che io voglio condividere con voi può arrivare nel modo giusto. Se ci sono delle imprecisioni, allo stesso modo me le scrivete, scrivetemi tutto quello che volete, commentatemi qui sotto. E se magari qualcuno ha un'idea, qualcosa che vorrebbe fare, che magari vogliamo provarci assieme, sempre ai ferri, perché io con l'uncinetto purtroppo adesso non posso, me lo può scrivere e vediamo e valuteremo
se è un progetto che si può fare assieme. Io vi saluto tutte e a presto. Ciao e grazie per aver seguito e per essere arrivati fino alla fine del tutorial. Grazie tante. Ciao, a presto.